Se avete appena acquistato la Insta360 Ace Pro e volete sapere come si configura per la prima volta e capire anche le procedure per il funzionamento di base, siete nel posto giusto. Per prima cosa la Ace Pro arriverà in questa confezione dove vedremo già tutte le caratteristiche principali. Una volta aperta vediamo che sul lato sinistro ci sono delle spiegazioni di base, mentre in basso a destra troviamo il QR code per avere maggiori informazioni sul sito di Insta360. In questa scatola troviamo gli adesivi di Insta360 e altra documentazione. Poi vediamo questo primo supporto che ci servirà per agganciare l'Ace Pro agli accessori. Poi troviamo questo supporto adesivo che ci permetterà di agganciare l'Ace Pro un po' ovunque. Infine troviamo un cavo USB Type-C che potremo sfruttare per il trasferimento dei file al PC o per la ricarica. E adesso passiamo finalmente alla videocamera. Per prima cosa rimuoviamo la pellicola davanti all'obiettivo, quindi rimuoviamo sia la pellicola sul display posteriore che quella inferiore. Sul lato sinistro c'è uno sportellino che va aperto tirandolo verso il basso. Al suo interno c'è la porta USB e lo slot per la micro SD. Vi ricordo che l'Ace Pro è impermeabile fino a 10 metri di profondità, ma a patto che gli sportellini siano chiusi bene. Posteriormente ci sono due bottoni vicino al display che una volta schiacciati ci permettono di ribaltarlo e di usarlo anche come un display anteriore per i vlog. Sul lato destro troviamo un altro sportellino che si apre come quello precedente. Qui dentro troviamo la batteria. Quindi se non avete batterie extra non ci sarà bisogno di aprirlo. Infine anteriormente rimuoviamo la pellicola sul piccolo display anteriore. Per montare gli accessori dovremo usare questo supporto che va messo in questa direzione, quindi lo inseriamo nell'Ace Pro e ci assicuriamo che si sia agganciato bene. Per sganciarlo dobbiamo tenere premuti i pulsanti laterali e poi tirarlo via. Ora riapro lo sportellino di sinistra perché devo inserire la scheda di memoria. In questo caso sto usando quella di Insta360. Vi ricordo di acquistare schede veloci e di marca, in descrizione vi lascio dei link utili. Quindi inseriamola nello slot dell'Ace Pro con la scritta rivolta verso l'obiettivo della videocamera. Prima di accenderla però conviene ricaricarla e possiamo usare sia il cavo in dotazione oppure un qualsiasi altro cavo USB Type-C. In questo caso io la collego ad un power bank. L'Ace Pro supporta la ricarica rapida fino a 30 watt e quindi avrete molta libertà con gli alimentatori. Durante la ricarica si accenderà il LED rosso e quando la batteria sarà carica si spegnerà e quindi potremo scollegarla dall'alimentazione. Chiaramente dobbiamo assicurarci di chiudere bene lo sportellino. A questo punto clicchiamo una volta il tasto laterale ed attendiamo il primo avvio. Quindi selezioniamo la lingua. Ora l'Ace Pro ci mostrerà un mini tutorial per tutte le funzioni, ma noi le vedremo a breve. Infatti per prima cosa conviene aggiornare il firmware, quindi scaricate l'app di Insta360, di cui trovate il link in descrizione, e la prima volta dovete accettare tutte le richieste, quindi acconsentite a tutto ciò che vi dice. Adesso ci viene chiesto se abbiamo già la videocamera e clicchiamo su sì, quindi acconsentiamo a quest'altra richiesta. E l'Ace Pro appare nella lista, quindi selezioniamola ed attendiamo il primo collegamento. Quindi confermiamo la connessione sull'Ace Pro e dopo qualche istante ci viene notificata la presenza di un aggiornamento. Adesso accettiamo e attendiamo prima il download e poi l'installazione. Vi ricordo che è importantissimo aggiornare la videocamera, soprattutto nel primo periodo dopo l'uscita. Infatti possibilmente fra diversi mesi potrebbe non essere necessario aggiornare il firmware al primo avvio, perché magari verrà venduta con l'ultima versione disponibile. Considerate che una volta connessi, se esiste un aggiornamento verrà notificato, altrimenti non comparirà nulla e la potrete usare tranquillamente. Una volta terminato l'update dovremo rieseguire la procedura di prima, quindi poi ci ricolleghiamo allo smartphone e riconfermiamo il pairing sull'Ace Pro. Dall'app, se clicchiamo l'icona gialla al centro, entreremo nella modalità di controllo remoto e quindi avremo l'anteprima live della nostra Ace Pro anche in fase di registrazione. Naturalmente da qui possiamo cambiare tutte le impostazioni che vogliamo, vi invito infatti a sperimentare tutti i comandi. Mentre se andiamo nella sezione album vedremo tutti i file all'interno dell'Ace Pro e anche senza scaricarli li possiamo visualizzare e modificare a nostro piacimento. Bene, adesso però vediamo come funziona l'Ace Pro. Dal centro del display se facciamo uno swipe laterale potremo cambiare modalità e quindi poi cliccheremo sull'icona desiderata. Se clicchiamo in basso a sinistra possiamo cambiare le impostazioni video come la risoluzione, il frame rate, la stabilizzazione e il rapporto d'aspetto. L'icona in basso a destra ci permette di cambiare il campo visivo e quindi a destra avremo i campi visivi più stretti mentre a sinistra avremo quelli più ampi. Se poi invece clicchiamo su queste due frecce attiveremo l'ingrandimento 2x. Possiamo poi anche attivarlo e disattivarlo con un doppio clic sul display. Facendo uno swipe da destra verso sinistra invece accederemo alle impostazioni avanzate che ci permettono di cambiare il profilo colore ed altri valori come l'ISO ed il tempo di scatto. Cliccando il tastino superiore avvieremo la registrazione.
ma se ad esempio abbiamo sbagliato e vogliamo cancellare questo video, possiamo tenere schiacciato di nuovo il tasto superiore ed il video non verrà mai salvato sulla scheda di memoria. Ora invece registro un video e se clicco qui posso mettere in pausa la registrazione per poi riprenderla in un altro momento. Poi da qui possiamo fare lo zoom 2x. Dalla bandierina potremo contrassegnare un momento saliente e dall'icona in basso a sinistra potremo catturare una foto anche in fase di registrazione video. Poi possiamo terminare il video dal tasto di registrazione o dall'icona rossa. Ora con uno swipe da sinistra verso destra entriamo in galleria e adesso qui vedo la bandierina che rappresenta il momento che avevo segnalato poco fa. Ma attenzione, è possibile far segnalare automaticamente questi momenti all'Ice Pro, che li riconoscerà grazie all'intelligenza artificiale. Per farlo è importante che questa icona nel menu a tendina sia abilitata. Quindi rientrando nella galleria adesso seleziono questa clip dove automaticamente grazie all'IA sono state segnalate 2 porzioni di video più importanti. Adesso possiamo selezionarle e creare delle singole clip, oppure unirle e salvarle come un nuovo file. Questa è una grande comodità se non amate fare i tagli in post-produzione. E quindi adesso mi ritrovo in cima ai miei file questa nuova clip estratta da quel filmato. E quasi mi stavo dimenticando, nella galleria è presente questa icona in basso a destra che ci permette di riprendere la registrazione da una vecchia clip. Che significa? Che se io ad esempio seleziono questa clip e poi clicco qui, posso riprendere la registrazione. Quindi ricollegandoci al discorso precedente di mettere in pausa un video, possiamo riprendere la registrazione anche da clip più vecchie e so bene che questa è una graditissima funzionalità per molti di voi. Adesso invece volevo rapidamente mostrarvi la modalità Free Frame che permette di registrare fino in 4K a 60 fps sfruttando l'intero sensore e potremo ritagliare un formato verticale o orizzontale in post produzione. Poi passiamo a Pure Video, che è la modalità che sfrutta il chip IA per ottenere delle riprese notturne incredibili. Anche qui abbiamo qualche impostazione, ma conviene lasciare tutto in automatico. Se poi facciamo uno swipe dall'alto verso il basso accediamo al menu a tendina con le funzioni rapide e le impostazioni avanzate. Anteriormente vediamo che il display ci dà solo le informazioni di base, ma ovviamente possiamo ribaltare il display posteriore per avere un'anteprima dell'inquadratura. Poi ritornando al pulsantino laterale possiamo usarlo per cambiare rapidamente modalità e se clicchiamo qui in alto possiamo personalizzare le modalità presenti nel menu. Infine, se teniamo schiacciato il pulsante laterale la spegneremo. E adesso volevo mostrarvi una funzionalità dell'app, quindi assicuratevi che l'Ice Pro sia accesa. Una volta connessi potremo scaricare molto semplicemente le clip e fra le tante cose possiamo fare l'AI Warp. Quindi useremo il modello che ci dà Insta360 e selezioniamo un nostro video. In questo caso scelgo quello che ho già scaricato. Adesso seleziono una porzione breve di pochi secondi, quindi vado avanti e seleziono Cyberpunk e quindi clicco su Creazione Video AI. In un primo momento il video verrà caricato sui server di Insta360, quindi poi verrà elaborato e dovremo attendere qualche minuto. Nel frattempo possiamo anche uscire dall'app. Una volta terminato possiamo vedere il risultato. E adesso lo possiamo tranquillamente esportare per poi condividerlo dove vogliamo. Ragazzi, come avete visto ci sono tantissime funzionalità e questo è solo il primo tutorial dedicato all'Ace Pro. Infatti successivamente vedremo tutte le impostazioni del menu a tendina, poi le impostazioni della modalità video e tanto altro. Non appena questi tutorial saranno pronti li troverete linkati in descrizione o qui. In ogni caso fatemi sapere nei commenti se avete dei dubbi su questa configurazione e se il video vi è piaciuto potreste iscrivervi al canale.